Signori, buonasera. Un caloroso benvenuto a tutti gli intervenuti presenti alla serata finale del 39esimo concorso internazionale di violino Premio Rodolfo Lipizer, competizione che si svolge sotto l'alto patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'adesione del Presidente della Repubblica. Un plauso va alla giuria per la serietà e professionalità con cui ha svolto l'impegnativo compito di giudicare, con massima equità e competenza, i giovani violinisti. Il Presidente è la compositrice italiana, maestro Elena Previti. Giovanni Angeleri, Italia. Israele. Kogabe Kameda, Giappone. Yen Boulier, Francia. Šrtomir Siskovic, Slovenia. E Mieczysław Slecer, Polonia. Un sentito ringraziamento per il patrocinio va alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Ringraziamo inoltre per il patrocinio e il contributo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Gorizia. Un particolare ringraziamento ancora va alla Camera di Commercio Friuli Venezia Giulia, alla Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, Credito Cooperativo Italiano. Un plauso va a tutti i violinisti concorrenti, anche a coloro che non hanno raggiunto la fase finale, per la preparazione e il talento dimostrati durante le prove. Un particolare menzione va al pianista Yevgeny Sinaisky, Russia, che ha accompagnato con grande professionalità i concorrenti nelle prove eliminatorie nella finale, nonché all'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Romolo Gessi, che per la prima volta partecipa al concorso. Now I will do a little translation. So, ladies and gentlemen, welcome to the final prize-giving ceremony of the 39th International Violin Competition, Rodolfo Lipizer, that takes place with the high patronage of the autonomous region of Friuli Venezia Giulia and the adhesion of the President of the Republic. Many thanks to the jury for the seriousness and professionalism that they shown while carrying out the demanding task of judging young violinists with the utmost fairness and competence. Many thanks to the Italian National Commission for UNESCO, the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, the Ministry for Cultural Heritage and Activities and for Tourism, and we also thank for the patronage and contribution the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, the Municipality of Gorizia, then Friuli Venezia Giulia's Chamber of Commerce, then Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, Italian Cooperative Credit. A big praise goes to all competing violinists, even those who did not reach the final stage, for the preparation and talent shown during all the rounds of the competition. A special mention goes to the pianist Yevgeny Sinaisky, who played together the competitors with great professionalism in the preliminary rounds and in the final, as well as the Friuli Venezia Giulia Symphony Orchestra, directed by Maestro Romolo Gessi, that participated for the first time in the competition. Ancora un caloroso ringraziamento al direttore del Centro Sloveno di Educazione Musicale Emil Kommer, professoressa Alessandra Schettino, che ha messo a disposizione le aule della scuola in modo che i violinisti concorrenti potessero esercitarsi prima delle prove ufficiali. Grazie inoltre al Centro Culturale Loie Bratuš, che ci ospita in questo teatro, al suo personale e alla presidente, professoressa Franca Zgabez. Ringraziamo i pontidiani che hanno seguito con attenzione lo svolgimento della manifestazione, il Piccolo, Voce Isontina, Primorsky Tiernik e tutti gli altri organi di formazione, prima fra tutti la RAI Friuli Venezia Giulia, che registra il concerto dei laureati, RAI TG3, Radio Rai TG del Friuli Venezia Giulia, Tele 4, Tele Friuli, Gorizia TV Life Magazine e le reti radiofoniche, televisive e private. Tutte le fasi del concorso e la serata conclusiva con il concerto dei laureati sono trasmessi su YouTube, sul canale Lipizer 2020 e su Facebook, dalla produzione video Alessandro Boffanti e Damiana Cescutti. Su Facebook, riporto alcune statistiche, rispetto alla data precedente abbiamo avuto il 350% in più di visualizzazioni,
abbiamo avuto il 150% in più di followers, un sacco di azioni in pagina e visualizzazioni video. I paesi maggiormente collegati sono stati USA, Germania e Italia. Ancora un ringraziamento al dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona, il professor Daniele Carlo Pitturelli, per il violino offerto al vincitore, opera del liutaio Andrea Licari. Un sentito ringraziamento anche al liutaio Simeone Morassi, figlio di Giobatta Morassi, per il contributo erogato all'associazione. E di nuovo un ringraziamento alla Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, credito cooperativo italiano, e al Lions Maria Teresia Club, sponsor del concorso dal 1989. Prima di passare la parola al direttore del concorso, professor Lorenzo Quagli, ringraziamo il direttivo dell'associazione Lipizzar e tutti i collaboratori che hanno operato in modo volontario e gratuito per permettere anche in quest'anno particolare, segnato dalla pandemia, la riuscita della 39esima edizione del concorso, a cui facciamo un grande applauso per l'impegno. Adesso cedo la parola al professor Lorenzo Quagli, presidente dell'associazione e direttore del concorso. Signore e signori, benvenuti a questa chiusura, conclusione diciamo, di questo 39esimo concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipizzar, che è partito nel 1982, dopo 5 anni che è nata l'associazione. L'impegno poi che l'associazione ha portato avanti è stato dell'attività concertistica, che stiamo andando verso i 1000 concerti dal 1977. Fra 7 giorni io compio il 43esimo anno di presidenza e di conduzione di questa associazione. Vi parlo anche nella qualità di presidente del comitato organizzatore del premio Rodolfo Lipizzar e quindi una breve panoramica di questa attività, in particolare del concorso. È nato per l'associazione e poi l'idea del concorso, lo statuto, eccetera, dagli ex allievi della signora Elena Lipizzar e gli ex allievi diplomati del maestro Rodolfo Lipizzar, di cui io ero allievo di viola tra gli ultimi allievi. E siamo partiti ovviamente con l'orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia, cioè facevamo concerti in tutta la regione, dalla montagna al mare, a destra e a sinistra in tutta la regione, con un'orchestra da camera formata da giovani che eravamo allora e volonterosi per portare avanti un'attività culturale in regione. Nell'82 appunto è partito il primo concorso. Il successo di questo concorso, per esempio, è basato su un'opera fondamentale e basilare che il maestro Rodolfo Lipizzar ha lasciato per i violinisti di tutto il mondo, basato sugli studi pedagogici e didattici del violino, perché quello era la parte che più lo appassionava, e comprese le revisioni degli studi, cioè delle partite e delle sonate di Johann Sebastian Bach, che dopo anni di controllo dei suoi studi che ha fatto lasciati sul manoscritto autografo, studiando l'autografo di Bach, perché Lipizzar quando nel 1950 è uscito nel bicentenario della morte di Bach ad opera della Bärenreiter, ha comprato subito la revisione fotostatica, cioè la copia fotostatica del manoscritto di Bach, e siccome era indispettito da quello che stavano facendo tutte le case editrici, cambiando e modificando ognuno come gli piaceva, a piacere di chi ha fatto le revisioni, e gli è nata spontanea l'idea, perché lui era un puro che voleva andare alle origini dell'autore che ha scritto l'opera e per cui l'aveva concepita e preparata. Tra cui sentiremo oggi anche l'adagio della prima sonata in sol minore che la vincitrice vi farà sentire. L'anno scorso, proprio nei giorni del concorso, abbiamo editato con la Ricordi di Milano questa revisione che Lipizzar ha lavorato quindi dai primi anni dell'uscita di questo studio, riprodotto insomma dalla Bärenreiter, quindi verso 55, 57, non so, quegli anni lì aveva già finito il manoscritto, poi è rimasto così. La figlia Elena Lipizzar, musicista, pianista, professoressa, ci ha lasciato in omaggio, diciamo, all'associazione
la biblioteca, l'archivio del padre, il violino che sentirete anche questa sera a suonare dalla vincitrice, e quindi il nostro consigliere, per esempio maestro Flavio Quali, che un giorno curiosando tra le cose che avevamo lì in archivio, ha scoperto dei manoscritti interessantissimi, a parte questi. Allora, le opere che vi ho detto fin qua sono Tecnica basilare del violino, la tecnica superiore del violino stampata già nel 33-38, ristampata nel 58 della Ricordi e ancora oggi in produzione con l'aggiunta dell'inglese che noi l'abbiamo ristampata nel 12. Poi c'è l'arte e la tecnica del vibrato sul violino e viola, anche quella editata è morto nel 74. Nel 67, quindi 7 anni prima, il maestro Libis ha voluto dare le stampe la prima parte sulle corde semplici. Adesso noi l'abbiamo già in seconda bozza di revisione con la Ricordi per la stampa della prima e seconda parte e in tutte le posizioni, perché una cosa è vibrare un dito su una corda singola, diverso è vibrare corde doppie. In modo particolare un'ottava che la mano è bloccata su 2 corde, il primo e il quarto, e la mano è bloccata. Invece ha preparato degli studi meravigliosi per tutti i violinisti e anche per quanto riguarda la tecnica, specifici, dove il maestro che insegna il violino deve individuare quali sono gli aspetti deboli del violinista e indicargli quali studi di questi che Libis ha preparato gli servono per migliorare la sua mano, la sua tecnica esecutiva sul violino, no? E il vibrato aiuta ovviamente a esprimere ciò che l'animo sente e dare la vibrazione, la vitalità al suono. Ecco, queste sono state le opere fondamentali che il maestro ha curato. E appunto anche Bach che vi ho detto. Abbiamo poi in revisione seconda bozza anche la tecnica basilare del violino. È un'opera grandiosa, anche lì ci sono esercizi specifici, non è che uno prende il libro e studia dal primo all'ultimo esercizio, c'è di tutto, dalle prime posizioni alle 10ime posizioni, eccetera. Ripeto, sta nei bravi maestri, spero che questi giovani che hanno sperimentato il Libis al concorso e che fra poco saranno docenti e concertisti, sappiano apprezzare quest'opera che fa l'associazione di promozione e di divulgazione della cultura, e quando avranno degli allievi con un particolare dito che non si allunga bene o non sta il terzo sotto il quarto o c'è qualche problemino nell'eseguire, perché ci sono tanti problemi appunto, sapranno indicare quale è l'esercizio specifico che può dargli un miglioramento di quella difficoltà esecutiva. Quindi il concorso è partito su basi solidissime e culturali, per questo ha avuto successo nel tempo, e anche per le giurie prestigiose che abbiamo sempre invitato, a iniziare dall'82 con una giuria dove era presidente il primo compositore Giulio Viozzi triestino, e giurie stupende di nomi illustri, Wolfgang Schneider, Boris Goldstein, eccetera, nomi, Dino Asciolla, la più grande viola italiana e così via. Quindi violisti e violinisti che hanno dato lustro a questo concorso, perché i giovani vengono a farsi valutare e si iscrivono perché pagano una tassa di iscrizione, si pagano il viaggio, eccetera, se vedono una giuria di prestigio che li valuterà. Per questo vengono. Quest'anno, sì, ancora una cosa sulle opere di Libis. Ieri pomeriggio alle ore 16 fino alle 17:30, per opera appunto di Flavio Quali, sono state presentate 3 opere musicali di Libis che non ci parlava neanche a noi come allievi, non le considerava importanti, non lo so. Pensate che nel 2016 il maestro Quali ha trovato nella biblioteca, appunto nell'archivio Libis, alcuni che abbiamo poi pubblicato lavori nella raccolta Lorelai, 4 brani per canto e orchestra. Li abbiamo scoperti nel centenario, vero maestro Quali, stavano compiendo i 100 anni dimenticati nell'oblio del tempo. E poi abbiamo proseguito questo lavoro e abbiamo pubblicato, ieri abbiamo presentato Tornagore di Buzzi Peccia, orchestrato da Rodolfo Libis. 2 sue opere sconosciute, Warum sind denn die Rosen so blass? Per voce e pianoforte 1921. Poi il maestro, dopo varie cose concertistiche che ha fatto, dal 30, in seguito alla morte di Lucarini, che era il direttore della scuola di musica di Gorizia, fino al 61, per 31 anni ha diretto la scuola di musica di Gorizia, via Oberta, istituto di musica o scuola
comunale che era quella volta, e in quell'occasione aveva a disposizione allievi una piccola orchestra d'archi o quello che gli serviva per fare certe cose, per cui lì penso è nata l'idea di fare una orchestrazione, per esempio, di questo lavoro, Warum sind denn die Rosen? So Blas per orchestra, d'archi, arpa, eccetera. Poi ho lavorato con molti artisti della nostra zona, ha lavorato e tuttora abbiamo opere da produrre. Una delle ultime sono l'Ave Maria di Monsignor Butò, che era nella Curia di Gorizia, che sono diventati amici, era musicista, ma ha trovato musicisti come Max Fabiani, come Lassiak, cioè dilettanti un po' compositori che gli davano da vedere le opere, lui le guardava, le aggiustava e poi faceva la revisione di quelle opere per orchestra anche, no? Quindi abbiamo una produzione finora che arriva a 9-10 brani, così che non sapevamo l'esistenza, e stiamo continuando in questa direzione a lavorare in questo modo, no? Quindi c'è tutto un supporto culturale importantissimo. Siamo troppo lunghi, no? Vuoi tradurre qualcosa? In sintesi. Marco e Marisa. I would try to say something to you that you didn't understand anything. So the competition, as you know, started in 1982. And he's the president of the first organizing committee of the competition. In the meantime, we did a lot of concerts, and everything started from the idea of Elena Lipitzer, that was the daughter of Rodolfo Lipitzer, that wrote the pieces that you know very well. And we were doing concerts from all over the region, but this very success of our associations started is due to the work of Lipitzer. He did a lot of pedagogical and didactic works for violin. For example, the Bach, the works that he did on Bach, a work that is based on Bach's manuscript, because in his opinion, our editions of the works of Bach did have something, some little modification that he did not like, because he was he had a very poor idea about Bach. And we published last year this Bach edition based on manuscripts of Rodolfo Lipitzer. Then we are still discovering during these years a lot of manuscripts of Lipitzer that we're going to publish. This is a work done by Fabio Quali. Some of these manuscripts are about transcriptions of some songs that Lipitzer did for voice and string orchestras. And then many studies very specific to particular violin techniques that the teacher, for example, can choose for the specific student, so the student can learn exactly what it is needed. And Professor Quali said also that he hopes that you are going to be the teacher of the next generation violinist in some years, will work on these Lipitzer's exercises with your students, your future students. So then we had also many publications about art-related works, like some postcards of Max Fabiani, that was a very important citizen of Gorizia. And everything of these competitions is also due to the very prestigious juries that we have. For example, in the first year we had Viozzi, then we had very outstanding musicians like Snyder, Golsen, and many others that evaluated very well all the competitors. So this is another reason for which this competition is very good. Quindi dette queste premesse per cui si capisce chiaramente perché il concorso ha avuto successo, Lipitzer si è formato in quella fucina di cultura e di talenti dell'Università di Vienna, della Scuola Superiore di Vienna, dopo aver finito gli studi a Gorizia. Ha avuto maestri meravigliosi, se voi leggete sul libretto il suo curriculum, non ve lo sto a raccontare, ma insomma ha fatto una grande scuola e quindi ha portato a Gorizia questa grande scuola che ha preso nella capitale asburgica, allora Vienna era anche qui l'Austria, no? Che arrivava fino all'Istria e a più.
no? Fino alla Croazia, e tutto. Quindi eravamo sotto l'Austria. Un aneddoto che vi racconto che è quasi piacevole: ha fatto il diploma a Vienna e quando è arrivato dopo la prima guerra mondiale a Gorizia era Italia e non gli valeva il diploma, ha dovuto prendere il treno e il violino e andare di nuovo a fare l'esame di Stato al conservatorio Verdi, no? Giuseppe Verdi di Milano, di cui era rappresentante di anche la nostra Presidente di Milano, per avere un diploma valevole in Italia, no? Ecco, una piccola vicenda che capita agli artisti. I nostri invece sono talmente bravi, adesso i nostri giovani, che all'indomani di questa vittoria devono essere in grado, come molti anni fa il grande violinista Riccardo Podnokosov, russo, in giuria, ha detto, se vince il primo premio Lipitzer, e qui abbiamo il primo premio quest'anno, siamo molto felici, deve poter prendere il violino in valigia e partire per il mondo per fare il suo tournée internazionale, portando alto il nome di questo concorso. Non può vincere se non questo concorso uno che non è in grado di fare questo. Quindi devono già avere una grande preparazione, un grande repertorio, una grande cultura per poter esprimere poi nel tempo avanti e crescere ancora concertisticamente. Questo è lo scopo di questo concorso, che anche l'UNESCO ha sottolineato, se leggete nel libretto questa presentazione, che l'Lipitzer, appunto, il concorso Lipitzer, va alla ricerca di giovani e promettenti talenti per l'immissione nei circuiti nazionali e internazionali del concertismo. Quindi questo è lo scopo, no, del concorso, per portare in alto. Quindi questo è successo poi quest'anno, in particolare di avere anche un primo premio. L'altro anno non c'è stato, con 6 concorrenti, mentre quest'anno con solo i 4 finalisti, perché così ha deciso la giuria nell'ultima riunione di mercoledì notte. Poi ha studiato con l'orchestra, con il pianista, ha fatto eccetera, e siamo riusciti ad avere quindi 4 elementi validissimi da poter premiare. È una sconfitta per il virus che ci sta affliggendo. Pensate che a Gorizia c'erano tante manifestazioni prima di questa, internazionali, sono state tutte cancellate. Un concorso di chitarra in maggio, un concorso di canto corale servizi di luglio, il folklore internazionale di agosto, tutto sparito quest'anno. Siamo orgogliosi di poter aver fatto per primi, nonostante le difficoltà, questo concorso internazionale comunque. Okay, he said that after winning the competitions, you, competitors, have to take your luggage and your violin and go all over the world to play a lot of very important concerts, to take the name of the Lipitzer competition higher than ever. And then this year we won against the virus, and we are very happy that we are the first international competition that takes place here in Gorizia. Qualche numero ancora. Di solito avevamo più iscritti di quest'anno, però al 30 di aprile, che si chiudeva le iscrizioni, ne avevamo 30, che era circa la metà dell'anno scorso, erano 64. Abbiamo prorogato i termini di iscrizione al 25 di maggio, 20 maggio, poi 31 maggio, poi si sentiva dire che forse questa epidemia diminuiva, si allentava, si apriranno, perché i grandi problemi, credetemi, sono i viaggi internazionali, molti non hanno potuto venire. Fortunatamente abbiamo un'americana che già lavorava in Paesi Bassi, ad Amsterdam, se no non c'era qui un'americana, oppure gli asiatici sono venuti per Ferragosto a fare la quarantena a Venezia alcuni, ma non tutti scelgono questa via, perché poi devono rifare una quarantena tornando in Sud Corea o in America, no? Quindi siamo stati comunque vincitori, perché poi abbiamo prorogato fino il 15 di luglio, dopodiché non si poteva più perché dobbiamo svolgere i lavori di preparazione del concorso, stampare la brochure, eccetera, eccetera. E siamo arrivati a 40 iscritti. Poi, in base alle medie di partecipazione tra iscritti e effettivi presenti, abbiamo detto, beh, arriveranno 17 o 16, stando le medie annuali degli anni precedenti. Siamo stati sorpresi e sbalorditi, sono arrivati a 23.
il che abbiamo raggiunto il 57,5% di presenze rispetto agli iscritti, un record assoluto. E appunto avere questo risultato poi di finale così lusinghiero, di avere anche un primo premio da assegnare, è veramente un successo. Ecco, vi ho voluto dire queste cose. Il premio continuerà, speriamo, avanti, nonostante le grandi difficoltà. Il Ministero nel 2015 ha tagliato tutti i contributi ai concorsi di tutta Italia, nazionali e internazionali. La Regione quest'anno per il 2022 ci ha assegnato un contributo riducendo tra i 10 e 11.000 quest'anno, 12 il prossimo, 15 il prossimo anno rispetto all'anno scorso, e i costi aumentano. Veramente non è che voglio piangere, ma è una situazione di grande difficoltà, vicepresidente del Camera Commercio, se potete aiutarci anche voi. La fondazione è 6 mesi in ritardo, Cassa di Risparmio di Gorizia, che non ha fatto neppure il bando. Potevano farlo anche a domicilio con videoconferenza, alle riunioni per fare il bando, non l'hanno fatto e hanno mandato dei mail che prorogheranno, slitteranno. Allora cosa si daranno? Nel 21 o del 20? Non credo, questo è il problema, no? Un grandissimo problema, per cui noi stiamo chiudendo ogni anno con maggiori deficit. Questa è una triste realtà. E noi rispondiamo personalmente, non abbiamo un ente che ci protegga, siamo dei privati praticamente che portiamo avanti un'attività così importante per la città di Gorizia e non riusciamo a trovare i sufficienti aiuti. Il comune, che è quello rappresentato dall'assessore Romano, che adesso io inviterò, penso, il presentatore a dare il saluto, abbiamo saputo che durante la conferenza stampa l'assessore Moretti ci ha detto che ci daranno un pizzico in più quest'anno, ma insomma tipo un premio speciale in più rispetto all'altro anno, non è una grande cifra, è già incoraggiante, no? Che ci sia un piccolo aiuto in più. Concludo che poi facciamo parlare delle autorità che sono venute. Non c'è da tempo. Come? Ma veloce, breve. Non saranno nessuno lungo come io. Ok, quindi andiamo avanti. Ok. Bene, sorry, due to time constraints I cannot translate everything. So let's go on. Andiamo avanti con la cerimonia. Quindi a questo punto ringraziamo il signor Quagli per il suo intervento. Ringraziamo anche le autorità qui presenti. Sì. L'assessora al welfare, la signora Silvia Romano, poi il viceprefetto il presidente del consiglio regionale, il dottor architetto Piero Mauro Zarin, poi il vicepresidente della Camera di Commercio di Venezia Giulia, Gianluca Madriz, il consigliere della Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, il dottor Paolo Iancis, poi la professoressa Raffaella Bombi, delegata dal rettore dell'Università di Udine, il professor Pinton. Quindi adesso un breve intervento alle autorità, quindi adesso darei la parola all'assessore al welfare del comune di Gorizia, signora Silvia Romano. Buongiorno a tutti. Io sono orgogliosa di portare il saluto dell'amministrazione comunale e mio personale. Ormai il professor Quagli ha detto già tutto ciò che si poteva dire di questo concorso, perché è una perla veramente per quanto riguarda il comune di Gorizia, però a me fa piacere essere qui a dare il premio a dei giovani che porteranno in giro per il mondo il nome di Gorizia, e questo è ciò che chiediamo, perché Gorizia è una bellissima città, perché ho avuto modo di vederla, però è poco conosciuta forse, quindi persone come voi riusciranno a parlare della nostra città. Grazie al professor Quagli e grazie a tutti quanti voi per quanto state facendo e per la vostra bravura. Grazie. The member of the local administration asked you to take the name of Gorizia all over the world. Adesso prende la parola il viceprefetto dottor Giuseppe Donadio.
seguita questa bellissima edizione e difficoltà, è riuscito spesso a combinare questa opzione d'altissimo livello. Devo essere sincero, professore, se mi avessero chiesto a febbraio marzo, nei mesi più bui del lockdown, se fosse sempre questa edizione, nel periodo in cui si chiudevano tutti quanti i teatri e anche la stessa stagione concertistica era stata sospesa, non avrei scommesso un euro di quella verità che mi sarebbe svolta il concorso olimpico. Poi piano piano, vedendo che poi ha ripreso anche la stagione artistica che era della sera, il concerto della sera, che è recuperato a luglio, e con la situazione che specialmente migliorato, ho cominciato a sperare che si potesse fare. E poi alla fine ho visto che è stata programmata la manifestazione, quindi sono stato ben lieto che si sia svolta. In questi casi, come nella battuta, il professor Quaglia ha sconfitto il Covid, è riuscito a vincere anche questa battaglia per realizzare questa bellissima manifestazione che, pur nelle sue difficoltà e con le regole del distanziamento sociale e della sicurezza, si è riuscita a completare. Quindi un ringraziamento alla giuria che sicuramente non ha lavorato forse nelle condizioni ottimali, agli stessi artisti che hanno voluto sottostare alle regole più rigide ma che comunque sono sempre impegnate. Il professore è sempre interessante sentirlo, ascoltarlo nelle sue illustrazioni storiche, nelle sue professioni, quindi è un piacere sentirlo. Lei dice che si farà il prossimo anno, ma sicuramente è riuscita a farlo quest'anno, sicuramente lo farà per il 2020, sperando che questo flagello maledetto che ci ha colpito sia terminato completamente. Quindi vi saluto tutti e vi auguro buona serata. Very short translation. He said that he would not bet a single euro on the happening of this event, and he is very happy that we were able to have this competition because it is a pleasure to listen to you. Adesso chiedo l'intervento del vicepresidente della Camera di Commercio, Gianluca Madriz. Stare vicino al professor Quaglia, perché se oggi esiste ancora questo premio è tutto merito suo. Per questo voglio un applauso. Per cui mi prendo con quasi arroganza e mancanza di rispetto la sua vicinanza, e perché in questi anni, nel limite del concesso e del concedibile, siamo sempre stati e saremo vicini al professore in primis, ma questa grande, importante ma sentita manifestazione che rende e dà onore non solo al premio che ogni anno viene ripresentato, ma soprattutto dà lustro al nostro territorio, mi sento di dire da internazionalizzazione della nostra città. E questa è una grande operazione, una grande visione che il professore insieme a tutto il suo staff riesce a portare avanti con tanta tenacia. La tenacia, ma soprattutto la passione con la quale lui accuratamente ogni anno ci chiede vicinanza, non ci chiede danari, ma vicinanza in primis, perché poi possa attraverso un sistema che tutte le forze tecniche di questo territorio devono dare a questo premio siano sostanza e linfa vitale per il futuro. Lui ha sconfitto un grande male, una cosa che ci attanaglia, adesso l'ha detto il viceprefetto Donadeo, al quale mi affianco anch'io, ma avete una capacità di guardare al passato immaginando e dando opportunità ai giovani di parlare in coerenza del mondo. E questo credo sia la più grande applauso che possiamo farle e il grazie che dobbiamo darle. Grazie. It is an honor to stay next to Professor Quaglia, and we think that Professor Quaglia and this competition is a boost to the process of internationalization of a beautiful, very beautiful city like Gorizia.
So, adesso cedo la parola al dottor Paolo Iancis, consigliere della Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia. Grazie. Buonasera a tutti. Saluto molto rapido da parte dell'amministrazione della Cassa Rurale di Venezia Giulia, il suo presidente Martelli, incaricato di essere qui stasera. Non posso che unirmi al coro di ringraziamento che già torno di sentire per l'attività, il coraggio dell'associazione nell'organizzare questa difficile manifestazione che immagino non da poco, soprattutto per averlo fatto con mantenendo il livello qualitativo a cui siamo abituati ormai da 39 anni. Quindi questo per noi è un motivo di orgoglio. Noi siamo la banca del territorio, probabilmente l'unica banca ormai che può continuare a mangiarsi di questo aggettivo, quindi l'idea di poter essere vicini a questa manifestazione è un motivo di orgoglio nel vedere di forte concentrazione di talenti, di eccellenze. Il nostro auspicio è sempre, proprio in quanto banca territoriale, che da queste eccellenze, da questi talenti ci possa essere un vaso, un trasferimento di cultura musicale anche a tutto il territorio, in modo che anche Gorizia, nella nostra regione di Milano, sia capace di produrre, possa produrre espressioni su questo. Questo è il motivo per cui siamo molto felici e cercheremo di continuare ad essere vicini a questa manifestazione. He thanks a lot Professor Qualli because he was able to do this event with an outstanding musical level, and he thinks that this would allow culture to be transferred from Gorizia to the whole region. Adesso chiediamo al Presidente della giuria, la compositrice maestro Elena Previdi, di esprimere alcune considerazioni sul concorso. Molto velocemente, è già stato scritto, ripeterei soltanto quello che abbiamo già sentito. Posso però aggiungere che la giuria quest'anno ha lavorato veramente in un clima di grande serenità e proprio piacevole. C'è stato un bellissimo scambio tra di noi con questi esimi violinisti, che sono personalità di altissimo livello. C'è stata grande concordia anche nel prendere decisioni difficili, perché siamo passati dalle eliminatorie delle 2 persone a doverne scegliere solo 8 per la semifinale per un problema legato alla situazione, perché il secondo pianista non era potuto venire e quindi non si poteva far suonare a un unico pianista tutto il repertorio che sarebbe stato necessario con 16 candidanti, e quindi è stata una decisione molto dura, però noi l'abbiamo presa serenamente. È stata veramente il livello era comunque molto alto, c'era tanta voglia di suonare, i ragazzi erano molto ben preparati, forse anche questo periodo di lockdown li ha stimolati a studiare molto e anche a esprimere appena fosse stato possibile. Infatti posso dire che abbiamo sentito grande musica e che la sentiremo con grandissimo piacere anche stasera. Ringrazio anch'io a mia volta il professor Qualli perché è riuscito in un'impresa che io definirei eccezionale quest'anno. Bisogna rendersi conto di quello che è stato detto, perché organizzare una cosa del genere in questo periodo è veramente stato quasi un miracolo. Io quando me l'ha chiesto già a marzo non credevo neanche io che si sarebbe fatto, e invece è stato tutto andato tutto bene fino all'ultimo, quindi siamo felici. Adesso ascoltiamo questo bellissimo concerto di recitazione.
jury worked in a very nice context, and they had to take a difficult decision, like the one on the number of competitors allowed at the semi-final. That there were, that there was an issue with the pianist. We had only one pianist because the other one was not allowed to travel here to Gorizia. So we had only 8 semi-finalists in place of 15. But all of you competitors were all very, very good. And it was a pleasure to listen to you. We listened to very great music that we are going to listen again this night. Adesso diamo inizio alla cerimonia ufficiale delle premiazioni. Now we begin the official prize giving ceremony. Quindi consegneremo i premi speciali e tutti i premi. Allora, iniziamo dal primo premio. Il primo premio Rodolfo Lipitzer. The first prize was won by Sue Karen dagli Stati Uniti d'America. Consegna il premio al consigliere Luisa. Sì, you can stand up. Abbiamo la targa del Presidente della Repubblica, il violino opera del liutaio Andrea Licari, costruito sotto la guida del maestro liutaio Massimo Negroni, dell'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona. Poi abbiamo il premio speciale offerto da Liana Sciamuglia, in memoria della professoressa Elena Lipitzer, figlia del musicista goriziano, per la migliore esecuzione delle variazioni dello studio numero 18 dalla tecnica superiore del violino di Rodolfo Lipitzer. Poi ha vinto anche il premio speciale offerto dalla Minerva al migliore interprete di uno studio capriccio per violino solo dai 12 studi capricci opera 25 di Camillo Sivori, revisione Luciani. Il premio speciale offerto dalla composizione professor Licio Venizio Bregant per onorare la memoria della musicista Elena Lipitzer al migliore interprete di un concerto dell'Ottocento. In più vi verrà consegnato anche un gioiello di Antracite Gioielli di Sergio Fuga. Procediamo alla seconda classificata, the second prize, Choi Songa, dalla Corea del Sud. Riceverà un diploma, la targa del giornale Piccolo, poi il premio speciale offerto dal professor il premio speciale offerto dal professor Yoshiaki Shibata al miglior interprete delle sonate e partite di Johann Sebastian Bach. Poi ha vinto il premio speciale offerto dalla compositrice Teresa Procaccini, presidente del premio Rodolfo Lipitzer 1999, per onorare la memoria dei genitori Vittorio e Maria Procaccini, al miglior interprete di una sonata o brano del Novecento. Anche una medaglia del Senato, della Presidente del Senato. Adesso procediamo al terzo premio, the third prize winner, che è Vermeyer Anne-Marie dalla Germania.
Vivian, e poi in più abbiamo il premio speciale offerto dal professor Lorenzo Qualli. Non è il premio speciale, è il terzo premio, infatti non c'è la scritto. Bene, ok, thank you very much. Al quarto premio, fourth place, che è stato vinto da Pajanovic Nicola dalla Slovenia. Si è vinto anche il premio speciale al miglior semifinalista votato dal pubblico, offerto da Sandra Zotta, Federico Michele e Maria Clara Magris, per onorare la memoria degli amici musicisti goriziani Ucci Leghissa, Umberto Coruvolo, Ernesto Leonardi e Salvino Lovisutti. Nomino brevemente anche tutti gli altri premi speciali che sono stati assegnati, ma i violinisti non sono qua presenti. È stato assegnato il premio speciale offerto dal violinista Gabriele Pieranunzi al miglior interprete di un concerto di Wolfgang Amadeus Mozart, che è stato assegnato al violinista Federico Mecchelli Bull dall'Italia. Poi il premio speciale offerto dai figli Claudio e Flavio, unitamente alle more Valeria Mariani e Giovanna Goddi, in memoria di Alberto Quali, ad un giovane concorrente meritevole, che è stato vinto dal violinista austriaco Lars Gottfried Kahns. Ringraziamo in sala il professor Quali che è presente. Grazie. Il premio speciale offerto dal Lions Maria Teresa Clef di Gorizia al miglior interprete di rapide corde vibranti del tempo, ricordi del patriarcato di Aquileia per violino di Guido Pipolo, presidente del premio Rodolfo Litis 2019, che è stata assegnata al violinista francese Dorian Nicolas Rambaud. Ringraziamo in sala la signora Pierina Furlan Barbaresco. Poi c'è stato il premio speciale offerto dal violinista Florin Critoru al miglior interprete di un capriccio dell'Opera 1 di Niccolò Paganini, che è stato assegnato al violinista italiano Federico Mecchelli Hull. Inoltre il premio speciale assegnato al violinista che ha meglio dialogato col pianista nell'esecuzione di una sonata che è stato offerto da Anna Lucia Maramonti Politi in onore della madre, pianista dell'Accademia Filarmonica di Bologna, Lina Chioni Maramonti, che è stato vinto dal violinista austriaco Julian Walter. Poi il premio speciale offerto dal cavaliere professor Lorenzo Qualli, il direttore del concorso, al miglior interprete di una sonata dell'Ottocento, che è stato assegnato al violinista cinese Xie Tianwen. Infine il premio speciale offerto dal cavaliere professor Lorenzo Qualli per onorare la memoria della madre, Anna Picciolin, che ha saputo alimentare in lui la passione per la musica. A un semifinalista dello spiccato temperamento artistico è stato assegnato al violinista francese Dorian Rambaud. Bene, allora adesso abbiamo concluso la cerimonia delle premiazioni, vi ringraziamo per l'attenzione. Adesso avremo 10 minuti di intervallo per consentire all'orchestra di prendere posto sul palco.